Ragazzi, buongiorno da Samaipata. E qualcuno dirà: Francesco, dove cavolo sta? Tu lo sai? Non è detto che Sara lo sa, perché è un posto veramente sperduto. Guardate dove abbiamo dormito. In bippa al mondo. Struttura bellissima, giardino super curato. Struttura di un newyorkese lui e di Santa Fe lei. La nostra camera era là in fondo. Se cercate la tranquillità, questo è il posto giusto per voi. La Tenerona è stata all'aperto. Ma qua le temperature si sono alzate tantissimo. Infatti sono certo che questa mattina devo togliere la marcia prima però. Come immaginavo e come era prevedibile, è partita perfettamente. Anche perché la temperatura è salita, ma noi siamo scesi di quota, siamo a circa 1600 metri sul livello del mare. E per quanto la benzina boliviana abbiamo capito che non è il massimo, la Tenerona è un Caterpillar. Vi ho detto posto in bippa al mondo, perché guardate anche la strada per arrivare non è che sia proprio delle migliori. Temperatura alta, siamo tornati al centro-est del paese, l'umidità è tornata a coesistere con noi. Siamo venuti su qua ieri sera, mamma mia. C'eravamo ormai abituati alle temperature ottime e secche di Sucre e della zona anche desertica prima di arrivare a Sucre, e ora tornata l'umidità e qualche acciacco probabilmente dovuto a qualcosa che abbiamo ingerito, per quanto mi riguarda la situazione è un po' più dura. Infatti Sara questa mattina è la prima volta dopo oltre 4 mesi che ha avuto qualche dolorino. Ci sono 2 strade che conducono all'alloggio, l'avete visto nel video scorso, ma era praticamente buio, quindi lo facciamo vedere di giorno. Guardate qua la situazione. Poi qua in fondo ci dovrebbe essere un pecchegno guado, infatti c'è una macchina che lo sta facendo. Per la parte pedonale invece si fa il ponte. Ma noi passiamo di qua perché quando io non vedo sotto non sono mai tranquillo. Meglio evitare, ok. Non a caso siamo tornati nella zona più umida. Si vedono i bougainville. Rischiato l'incidente mortale. Già estamos nel pueblo Che è stata una sorpresa per noi, perché ieri siamo usciti, abbiamo fatto una passeggiata super tranquillo, ma anche turistico. Hanno aperto 3 locali bellissimi da 6 mesi a questa parte, ci hanno detto. Uno di questi 9 locali è proprio quello dove siamo finiti ieri sera, la piazza la domenica mattina. Sta prendendo le sembianze turistiche di San Pedro de Atacama, con forte merito, perché quando si riesce a far partire un luogo turisticamente è sempre un grande merito. La vocazione turistica è dovuta alla presenza di quel forte, che così chiamarono gli spagnoli, ipotizzando che fosse stata una struttura difensiva pre-inca. In realtà dagli ultimi studi è venuto fuori che fosse un posto dove si veneravano sole e luna, con delle vasche presenti, ma la sua visita richiede un cammino a piedi e almeno 2 ore e mezza di visita per farlo in maniera consona, per cui, complice la mia non perfetta forma e il fatto che dobbiamo comunque raggiungere Santa Cruz perché i tempi stringono e dovremmo scendere poi verso l'Uruguay e Montevideo, rimandiamo l'escursione all'anno prossimo. Abbiamo già preso i contatti anche con i ragazzi di Samaipata, con Carlos che gestisce la struttura dei 2 ragazzi statunitensi. Lui è di New York, come diceva Francesco, lei è di Santa Fe, ma è Santa Fe New Mexico, non è Santa Fe Argentina. Tra l'altro Carlos è molto preparato soprattutto per quanto riguarda i luoghi naturali da visitare di tutta la Bolivia. Ecco in quale condizioni faremo benzina oggi, pieno di gente, incredibile. La situazione è questa, sono 10 minuti che siamo fermi e come potete vedere qua la gente viene con le taniche. C'è una fila umana Piuttosto che una fila di mezzi. E dopo mezz'ora ce l'abbiamo fatta. La tipa del distributore è veramente molto simpatica, ci ha fatto anche un piccolo desconto. Appena ripartiti dal distributore, la giornata non è delle migliori anche a livello meteorologico, hanno messo un po' di pioggia e sentivo parlare Carlos con i titolari e diceva: domani notte si abbasserà molto la temperatura, arriveremo a 6 gradi. Ma noi saremo a Santa Cruz la Sierra, che si trova a 400 metri sul livello del mare, quindi sarà molto più caldo. Come abbiamo visto cambiare il panorama, abbiamo visto cambiare anche il meteo, perché sono tantissimi giorni, forse un paio di mesi che non vediamo più un cielo del genere. Quella tra
traversa è laddove dovremmo girare per raggiungere El Fuerte, quindi spuntiamolo per l'anno prossimo. Alberi enormi che ricoprono rocce. La tappa di oggi non è lunghissima, 118 km, ma anche questa totalmente curve perché sempre immersa un po' tra la giungla. È un po' il seguito della strada che abbiamo fatto ieri, fino appunto ad arrivare a Santa Cruz, dove poi troveremo strade molto dritte. Quindi oggi godiamoci quest'ultimo pezzettino di strada. Perro che guarda i passanti, ne abbiamo visti tantissimi, di cani che si fermano di fianco alla strada. È un po' come gli anziani che si fermano a guardare i cantieri. Eccole due. Questo si è fermato che insegue la macchina. Che paese loco. Eccone un altro, eccone un altro. Ma poi neanche si imporiscono. Eccone un altro. Siamo circondati da perri. Un altro perro che esce qua dal finestrino dell'auto. Praticamente non c'è una famiglia senza perri. Ma che spettacolo. Sicurezza massima. Per loro è normalità. Spiragli di sole in fondo, anche se noi siamo ancora all'ombra dei nuvolotti. Che spettacolo! Non vi abbiamo detto che il nome completo della Bolivia è Estado Plurinacional de Bolivia. Ve ne mettiamo al corrente perché a me era sembrato strano anche quando eravamo in Uruguay che l'Uruguay si chiamasse Repubblica Oriental de Uruguay. Giardini quasi tropicali intorno a noi, galline sparse, libere e anche villette però, c'è da dire. Ve la immaginavate così la Bolivia? Noi a dire il vero no. Cioè si passa da case diroccate a paesini che praticamente è difficile definirli per quanto hanno un basso standard rispetto ai nostri europei. Essendo così umida è una zona dove i vivero come quello che stiamo vedendo funzionano molto, i fiori e le piante crescono in fretta e crescono audaci. Guardate che strada, si procede in sesta marcia, 70-80 km/h di scioltezza, mamma mia. Non so voi, ma a me ricorda un po' quelle zone del narcotraffico colombiano, perché c'è una foresta talmente rigogliosa. C'è stato scritto in un commento: Francesco, basta con il deserto, passate a qualcosa con il verde. Penso che oggi vi abbiamo accontentato. Cioè siamo scesi ovviamente all'altopiano, quando la quota supera i 3.500-4.000 metri le piante ovviamente non ci sono più. Comunque per quanto non ci sia il sole è bellissimo il paesaggio. Sarà che 3 o 4 mesi che non vediamo più una cosa del genere. Gli occhi si devono riempire di questa bellezza ancora. Forse ne avevamo bisogno anche noi. Tornando al discorso della similitudine che Francesco ha fatto sorridendo con i luoghi dei narcos, Carlos ha confermato che la Bolivia è un produttore di cocaina e che la produzione è legale entro un determinato quantitativo e in determinate zone. Cavalli qua cosa sono legati? E non solo, che per quanto riguarda il Sud America, la Colombia e il Perù si battono continuamente il primo posto per la produzione di cocaina e la Bolivia è costantemente al terzo posto. Dai, questi sono paesini da narcotraffico, sa? Ma è normale che ti ricorda quei luoghi dove sono ambientati i film. La vegetazione è così prorompente come quella che stiamo vedendo ora. Ragazzi, siamo in Sud America, doveva anche arrivare questo momento. Noi riportiamo semplicemente i discorsi che ci vengono riferiti con estrema umiltà. Però basta dire col siamo in Sud America, bisogna essere molto più specifici, perché il Sud America è talmente grande che dipende da dove ti trovi. In questa zona è così. Hai ragione, la verità è che stiamo salendo verso le zone tropicali. Non so se ci avete fatto caso, quando stavamo fermi al distributore c'erano delle persone che avevano la classica palla all'interno della bocca, quindi anche se siamo a quote molto più basse, 1600 metri, loro utilizzano quella che viene definita la bola de coca, oppure come mi corregge Sara, el bolo. Fatti sapere voi che magari conoscete bene lo spagnolo. Io intanto mi godo la ruta. Ah, ci hanno sorpassato i tipi, grazie. Quando mettono la freccia è perché ti dicono che puoi sorpassare. Quello che fa strano è che noi ora siamo alla fine della stagione delle piogge, anzi siamo entrati nella stagione secca, ma guardate quanto è rigoglioso il territorio. Sembra che ci troviamo nel periodo di massima esplosione, quando invece non lo è. E la montagna che ci sovrasta un po' ci ricorda i panorami molto vagamente di Machu Picchu e un po' anche della Cina, un po' più a sud, la zona Zhangjiajie. Qua inizia a scendere qualche goccia di pioggia, qua vedo la strada anche bagnata, quindi significa che un po' ha piovuto.
Purtroppo devo rallentare perché la strada è diventata proprio bagnata con le gomme anteriori che abbiamo, meglio non esagerare. E comunque quella dei perri che guardano i passanti ancora è sempre più top. Carlos tra l'altro aveva detto che la strada che abbiamo fatto ieri sia asfaltata dal 1950, poi naturalmente l'asfalto l'hanno ritoccato da pochi anni, quindi risulta migliore adesso. A me invece quello che fa veramente strano di questa strada è che sembra curata, cioè l'asfalto nuovo, ma anche il contorno, il contesto, sembra quasi di stare in Svizzera e siamo in Bolivia. Sta piovendo e dato il caldo e l'alta umidità non possiamo che godere di questa acqua benedetta. La coppia statunitense che aveva la proprietà della struttura aveva un bambino di nome Rio. L'anno scorso hanno fatto un viaggio in Italia e Rio, molto piccolo, avrà avuto al massimo 3 anni e mezzo, ha imparato la parola allora. Sentendola di nuovo dire a Francesco nel momento del pagamento, la ripeteva a raffica, allora, e la mamma diceva è un'espressione che voi fate per prendere tempo, no? Esattamente, lui era innamorato di questa espressione. Non ve ne facciamo perdere uno. Ho persi tantissimi, se lasciavo la camera accesa per tutto il tragitto ne avevamo incontrati minimo 50. Sì, è vero. Guardate, guardate. Tra l'altro alcuni hanno l'espressione proprio "oh, vi stavamo aspettando". Cioè, Perry, vi amiamo. Questo un attimo si è dovuto spostare perché invadeva la carreggiata. Mannaggia, stava tanto comodo e tante volte sbagli le misure, Eccone un altro. Girato di là però, si è stancato dello spettacolo. Cioè, sai che ne è un altro. No ragazzi, È pazzesco, ma quando sono belli poi. Questo fa le foto in curva come sullo Stelvio. Guardate sulla vostra destra, parete rossa pazzesca che si è appena scoperta ora dalle nuvole. Che spettacolo. Vivono in mezzo alla giungla. Mi piacerebbe fare un test sulla qualità dell'aria in questo posto perché di traffico ce n'è veramente pochissimo, c'è tantissimo verde, ok, umidità, l'aria dovrebbe essere più salubre. Se siete esperti fatecelo sapere nei commenti come sempre, chiediamo il vostro aiuto. guardate che spettacolo di piante. Colori accesissimi. Ma dove siamo? Ma dove vi portiamo? Ormai è diventata un must questa frase. Ragazzi, se potete, io vi ricordo, senza essere noiosa, il mi piace, solo se volete. Motoqueros. C'è un GS sicuramente brasileiro, tanto tutti i Motero che abbiamo incontrato sono tutti brasiliani. Lavori in corso, sicuramente la strada è franata, anzi proprio crollata, mamma mia. Questo è quello che succede quando piove tantissimo, devono rifare la massicciata sotto. Oggi non si trabacca perché è domenica, infatti ci hanno detto che nel periodo delle piogge capita frequentemente che la strada si corta, si taglia, si ferma. Fiume di montagna a scorrere di fianco al nostro passaggio. Ma man mano che scendiamo piove sempre un po' di più, però è talmente caldo che neanche i guanti abbiamo cambiato, stiamo ancora con quelli estivi non impermeabili. Poi se ovviamente la situazione peggiora ci fermiamo, li cambiamo. Ecco Perro che sicuramente vede la pioggia, torna a casa. Le piante colorate ovunque che per terra lasciano un tappeto di fiori. Poi guardate il tronco, è tutto arrotondato e un po' largo in mezzo, tipo i baobab. E noi che ci fossilizziamo con il Gore-Tex Pro e tutti i materiali antipioggia, guardate come bisogna adeguarsi quando piove 9 mesi l'anno. Tra l'altro fa parte di un'associazione moto, dietro il telo sporge anche per il passeggero. La pioggia ora sembra che si sia fermata, la strada diventa color fango. Siamo nel paesino di El Torno. Come piove, guardate, si allaga un po' todo, ora ha ripreso a piovere abbastanza forte, la strada è un disastro, non si riesce a capire bene dove mettere le gomme, ogni tanto ci sono delle buche piene d'acqua, ma è un disastro. Mettiamoci sulla corsia di sinistra, forse è meglio. Un bimbo piccolissimo, sono rimasti 18 km e la temperatura si è abbassata parecchio, quindi sicuramente è una perturbazione strana passeggera da guarda qua e non si vede nulla. Io non oso pensare a passare qua a febbraio, fanno gli acquazzoni pazzeschi. Siamo alla periferia di Santa Cruz de la Sierra, che è la città più popolata di tutta la Bolivia. Una
navigatore mi dice 5,8 km sempre dritti. Speriamo che il traffico diminuisca, anche perché ragazzi dobbiamo fare la premiere con voi alle 3 di pomeriggio. Questa è la situazione attuale alle 2:21, però ve l'abbiamo promesso, quindi dobbiamo arrivare. Abbiamo una tensione in corpo proprio dovuta a questo. Non esageriamo, la tensione ce l'abbiamo per guidare. Io non guido, quindi ho un po' di fretta di arrivare. No, io invece ho il pillock che devo sistemare perché inizia a non tenere più e quindi si appanna con l'umidità. Apro un po' la visiera, non so se mi sentite. Qua al centro non mi sembra una buona idea. Guarda, proprio quando ti taglia la strada davanti è una soddisfazione. In teoria siamo entrati dentro il secondo anello, perché qua ci sono diversi anelli che praticamente circoscrivono la città. Mercati lungo la città, la pioggia non sembra rovinare i piani, sono talmente abituati alla stagione delle piogge che sanno come comportarsi. Dritti in fondo. Io comunque devo ancora capire il mistero perché uno deve suonare il clacson, come se uno se suona il clacson arriva prima. Allora, Siamo ormai all'interno della città. Istituto finanziario di sviluppo. la nostra struttura si trova vicino al centro, qua a sinistra, 700 metri sempre dritti, siamo quasi dentro al centro storico. Lì non so chi abbia la precedenza. Sanremo Pastelleria, pasticceria Sanremo. Un certo languorino. C'è sempre uno spicchio d'Italia, Saltegnas Potosinas, in questo locale l'abbiamo assaggiata appunto a Potosí, ottima, forse ancora meglio delle empanadas fritas. In teoria ci siamo, questo qua dovrebbe essere, sì. Cosmopolitano, ci siamo, è andata. Sono le 2:41, ora facciamo la premiere con voi e poi sistemiamo tutto. Abbiamo lavato un po' la Tenerona. Lavato si fa per dire perché l'avete vista la strada, praticamente era piena di terra. Infatti. Lavato un corno. Allora Volo, i capelli come sono, gli occhiali li ho cambiati ora, siamo pronti per la premiere. Non abbiamo neanche fatto il check-in, stiamo aspettando voi. Abbiamo scaricato le cose più importanti. La Tenerona si trova là in fondo. La tipa della reception gentilissima, gli abbiamo detto che avevamo una call e addirittura ha spento la radio. E adesso buona premiere insieme.